C'era una volta, tanto tanto tempo fa, in un luogo bellissimo che si chiama Costa Viola ed è bagnato da un mare stupendo, una bellissima ninfa che si chiamava Scilla. Scilla, cui la natura aveva fatto dono di un'incredibile grazia, aveva un viso dolcissimo, due splendidi occhi, uno sguardo ammagliante, un fascino davvero divino, ma nessun uomo né deo dell'Olimpo aveva mai potuto avvicinarla. Scilla era solita recarsi di notte, per non farsi scorgere, presso gli scogli di Zancle, per passeggiare a piedi nudi sulla spiaggia e fare il bagno nuda nelle acque limpide del mar Tirreno. Era amica di tutti i meravigliosi animali marini che popolavano quelle acque e sott'acqua giocava con loro. Una notte, dopo il bagno, mentre era sdraiata sulla sabbia a riposare, sentì un rumore provenire dal mare e un'onda dirigersi verso di lei. Impietrita dalla paura, vide un essere metà uomo e metà pesce, dal corpo azzurro e con il volto incorniciato da una folta barba verde e i capelli lunghi fino alle spalle, pieni di frammenti di alghe. Era un dio marino e si chiamava Glauco. Scilla era terrorizzata e cercò di scappare, ma il dio le disse che la amava e voleva fare le coccole. Scilla, ancora più spaventata, disse a Glauco di andarsene, e però, vista la reazione di Scilla, iniziò a urlare il suo amore e raccontare che la desiderava a tutti i costi. Ma Scilla non ne voleva sapere. Allora Glauco andò dalla maga Circe per farle preparare una pozione magica che facesse cadere Scilla fra le sue braccia. Ma Circe era innamorata di Glauco e gli propose di fare l'amore. Ma Glauco si rifiutò perché Circe, anche se era una bella topona, era una ninfoma e aveva il vizietto di trasformare in maiali tutti quelli che non soddisfavano le sue smanie amorose. Chi ha letto l'Odissea e le avventure di Ulisse ne sa qualcosa. Circe si adirò per il rifiuto e invece di preparargli una lezione magica che facesse cadere Scilla fra le sue braccia, per vendicarsi preparò un terribile infuso e lo cosparse nelle acque dello scoglio di Zancle, dove Scilla faceva usualmente il bagno, infuso dagli effetti devastanti. E infatti, la bellissima Scilla venne trasformata in un terribile mostro, orrendo, con 6 teste, 12 piedi e 3 file di denti e anche testi di cani che ringhiavano. Per quel giorno, immortale e terribile, Scilla non risparmiava nessuno e nello stretto di Messina dove viveva, quando i naviganti si approssimavano alla sua zona, usciva dalla grotta e li divorava senza pietà. Ah! Ma dall'altra parte dello stretto viveva Cariddi, che era un altro mostro, reo di aver fatto incavolare il dio Zeus per un furto di un bue. E per punizione Zeus l'aveva trasformato in un grande gorgo che si trovava dall'altro lato dello stretto rispetto a Scilla. Si trattava di un mostro, egli succhiava l'acqua del mare per poi rispettarla con violenza
3 volte al giorno in modo da far naufragare le navi che si trovassero nello stretto. E insomma, in conclusione si sconsiglia vivamente ai naviganti di passare da quelle parti, perché o Scilla o Carilli sicuramente vi creerebbero dei problemini davvero seri. Però lì il mare è un trionfo della bellezza. Che fare? Vabbè, nei prossimi video vedrò di approfondire l'argomento e nel frattempo auguro a tutti voi buone vacanze. Mi raccomando, se vi è piaciuto il video mettetemi un mi piace, un commentino, dai, e poi soprattutto iscrivetevi al mio canale. Ciao!